Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Sul banco abbiamo una scheda di una stufa a pellet della Thermo Rossi. Nel manuale possiamo vedere che è riportato lo schema della scheda, o meglio la specifica delle uscite sui connettori. Difatti possiamo mettere la scheda in questo modo, possiamo andare a rilevare che su questo connettore è montata una resistenza, un ventilatore ambiente, un aspiratore fumi, termostato riarmo e motoriduttore spia verde su questo connettore. Quindi è importante che nel momento in cui la stufa dia un errore è importante andare a vedere sul connettore in base al riferimento dell'errore e andare a testare il circuito che si riferisce l'errore. Mentre invece da questo lato abbiamo, vediamo se riesco a leggere in questo modo, abbiamo su questo connettore un aspiratore fumi per sostato, termostato 95 gradi, termostato ambiente e crono modem. Ovviamente poi è riportato numericamente, qui i numeri non ci sono, ma basta prendere il verso e contare i pin. Mentre invece da questo lato, su questo connettore, abbiamo una termocoppia pannello comandi e connettore per micro SD. Qui abbiamo dei fusibili che sono questi, in cui è riportato anche gli ampere dei fusibili. L'entrata a 220 volt da questo connettore. Il manuale è un indizio che comunque potrebbe essere sempre d'aiuto, ma in questo caso abbiamo un problema su alimentazione primaria in cui salta il fusibile ogni volta che si cambia. Vi ricordo che quando salta un fusibile su qualsiasi scheda c'è sempre un problema sulla scheda. Se si cambia il fusibile e salta nuovamente c'è sempre un problema sulla scheda. In questo caso questo fusibile è interrotto, a differenza di questo è interrotto, ok? Quindi sta sull'alimentazione principale questo fusibile, poi qui è interrotto. Sicuramente ci sarà un problema sulla parte del primario. Questa è la parte di filtraggio. Abbiamo un NTC che è questa qua, questo dovrebbe essere un varistore, questo rosso, quindi un NTC, un varistore. Il varistore è la protezione per quanto riguarda un incremento di voltaggio sulla scheda da parte della rete elettrica, mentre invece il fusibile interviene per un sovraccarico di ampere. Questo componente invece è un NTC, coefficiente di temperatura negativo. L'aumentare della temperatura per un sovraccarico, per un cortocircuito, questo componente riscalda e il suo valore ohmico scende a zero, cioè in pratica apre il circuito. In questo caso questo non è intervenuto, ma è intervenuto il fusibile. Andiamo a vedere il ponte diodo, perché qui abbiamo la parte di filtraggio, bobina di modo comune, i due condensatori poliesteri, qui ne abbiamo un altro poliestere, in mezzo ci abbiamo il ponte diodo che possiamo testare, e qui è in corto sulla uscita della 300 volt, mentre invece sull'entrata della 200 volt non è in corto, quindi mi viene a pensare che il problema deriva
da questo componente, che è un componente in cui va a switchare sul trasformatore per poi avere il secondario. Adesso lo andiamo a identificare. Questo qua è un condensatore che è di 400 volt, sempre sulla parte del primario dovrebbe essere in corto anche questo, difatti è in corto, ma il problema sicuramente al 90% non è il ponte diodo, non è il condensatore, ma è questo componente. Ok, diciamo che in un modo o nell'altro tutte queste protezioni che troviamo quasi su tutte le schede fanno in modo che questi componenti rimangono intatti, ok, sia il ponte diodo che il condensatore, altrimenti se non ci fossero questi componenti andrebbe a esplodere sia il condensatore che il ponte diodo, quindi a catena in pratica. Pertanto questo componente è sensibile a rottura di corto solitamente tra drain e source, perché proprio in quei due piedini avviene lo switching di frequenza. Ripeto, come ho detto prima, serve per lavorare insieme al trasformatore in cui si crea un campo magnetico e in questo modo si ha il secondario. Andiamo a identificare questo componente che ecco, non so se si riesce a vedere, no, allora lo andiamo a rimuovere. Rimosso il componente, andiamo a vedere se ancora si presenta corto. Andiamo direttamente sul condensatore. Ok, il corto è sparito. Questa è la prova che questo componente è guasto. Anche sul ponte diodo il corto è scomparso. Ok, il ponte diodo comunque conviene sempre fare un test. La parte tagliata, questa parte qua è il positivo, quindi mettere il puntale negativo sul positivo e andiamo a fare il test. Ok, viceversa dall'altra parte. Ok, test fatto sul ponte diodo è il risultato buono. Per quanto riguarda questo componente è un top 242 IN, eccolo qui. Ok, andiamo a scaricare il datasheet. Ok ragazzi, allora questo è il datasheet, questo è il package che dobbiamo fare riferimento, quindi abbiamo su piedino 1C, su piedino 2L che andremo a vedere cosa sono, X su piedino 3, su piedino 4S che sicuramente è source, su piedino 5 F, su piedino 7 e D, drain, su piedino 5 che è F sicuramente sta come feedback o frequenza. Allora facciamo riferimento a questo schema qua. Abbiamo F che si trova sul piedino 5, il drain piedino 7, il source che è piedino 4, il C che è piedino 1, L che è piedino 2 e X piedino 3. Ok, ci siamo, Vado a leggere perché qui potremmo anche leggere, ma è in inglese, ci dice per ogni lettera a cosa si riferisce, per ogni piedino, quindi controllo il C, drain è il positivo del MOSFET, il power, L è la linea sense,
X che è external current, poi qua ci dà anche M, ma questo per altri tipi di package, frequenza F, S source. Allora andiamo a vedere l'interno come è fatto. Questo è il suo interno e sul controllo abbiamo un operazionale che dovremmo trovare 5,8 volt, mentre invece drain e source sappiamo che è positivo e negativo. Qui dovremmo trovare la 300 volt, quindi andiamo a vedere tra piedino 7 e piedino 4 se c'è il corto. Piedino 7 e piedino 4, 1, 2, 3 e 4, che è il source e comunicante sicuramente con difatti la piastra dissipante. Difatti possiamo vedere che è in corto. Su X, il piedino 3, limite di corrente, questo interviene, infatti qui c'è scritto soft on off, è una protezione sul limite di corrente, mentre L ha una porta NOT e stop logic, quindi è una porta logica, porta NOT, quindi anche questa è una protezione nel momento in cui si ha una linea bassa in entrata, dall'altra parte si ha una linea alta, qui c'è scritto 1 volt, quindi quando si ha la linea alta evidentemente dall'entrata e in uscita si avrà 0 volt e andrà in stop logic. Qui possiamo vedere che c'è scritto stop, che stoppa la frequenza riportata sul MOSFET. Ok, quindi anche questa è una protezione, mentre su F, piedino numero 5, abbiamo la frequenza, controllo di frequenza. Possiamo notare per ultima cosa che tra drain e source abbiamo un MOSFET, che è questo qua, quindi nel momento in cui questi due piedini risultano in corto significa che il MOSFET all'interno è in corto. Un'altra cosa da notare è che questo componente ha una frequenza tra 66 kHz e 132 kHz, quindi questa è la frequenza che dovremmo trovare nei piedini drain e source, deve essere tra 66 e 132 kHz. Se poi vogliamo entrare più nel dettaglio, una volta montato il componente, vogliamo verificare se effettivamente il componente sta funzionando correttamente, possiamo fare riferimento a questa schematica in cui con un oscilloscopio possiamo andare a vedere sia la frequenza di lavoro sia il duty cycle. Ok, perfetto, saldato. Da stare attenti nei momenti in cui si va a saldare, perché i piedini essendo molto vicino c'è probabilità che si crei un corto, quindi fare il test di continuità in tal caso. Ok, perfetto. Ok, prima di dare alimentazione consiglio sempre di dare un'occhiata al secondario sui diodi in uscita. Ok, perfetto. Questo è il condensatore che carica e scarica, quindi il diodo va benissimo. Testiamo anche questo regolatore di voltaggio. Ok, prima di dare alimentazione andiamo a sostituire il fusibile. Perfetto, diamo alimentazione.
LED si è acceso, Ovviamente adesso si è acceso anche altro perché sta rilevando un errore in cui vanno a mancare tutti i componenti che il processore va a rilevare. Allora, nel frattempo diamo un'occhiata sul secondario, sul D9. Abbiamo 8 volt, D10, 8 volt. Su questo regolatore in entrata abbiamo 8 volt, in uscita abbiamo 5 volt che sicuramente andrà ad alimentare il micro. Difatti qui possiamo notare i 5 volt. Mentre invece per quanto riguarda il relè mi aspetto un'alimentazione di 5 volt e difatti così è, perché non abbiamo sul secondario una 12 volt. Eccola qui, 5 volt. Bene amici, scheda ripristinata, togliamo alimentazione e per quanto riguarda tutti i connettori li abbiamo già visti. Per quanto riguarda il restante abbiamo dei componenti intorno al microcontrollore che va a controllare le varie tensioni, mentre invece su questa zona qui in cui vediamo dei BTA 16 che sono dei TRIAC, questi sono degli integrati in cui vanno a lavorare insieme ai TRIAC e vanno a sostituire un relè meccanico. Bene amici, il video finisce qua, spero che anche questo video sia stato utile. Una scheda di una stufa a pellet della Termorossi. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e mettete un bel pollice in su. Dal Mimmo Refrigerator questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo a un prossimo video.